Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, energie generali per la seconda metà di settembre 2023. Cancro, abbiamo l'imperatore, periodo di stabilità, di concretezza, periodo di, per qualcuno anche regole, vi dico. Normalmente quando c'è l'imperatore è perché è una presa di potere personale dovuta a un lavoro pregresso, a uno sforzo, a una costanza nel raggiungere un obiettivo. Può anche fare riferimento a un padre o alla paternità alle volte. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video, così come anche la mia email che vedete anche qui nel caso vogliate contattarmi, e poi sempre nella descrizione del video ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi, come il corso sui chakra, il corso sui tarocchi. Insomma, curiosate sempre nella descrizione del video. Per chi avesse già il numero di telefono vi dico che finalmente ho ripristinato WhatsApp. Bene ragazzi, partiamo con la forza, l'eremita, la regina di spade, la regina di coppe, 4 di spade, 5 di pentacoli e un 8 di spade. Vedendo queste carte, ragazzi, può essere che la parte centrale di settembre vi porti, o vi abbia portato, diciamo così, a fare una scelta. È come se aveste preso un momento in mano la situazione, è come se aveste preso coraggio a due mani e aveste fatto una scelta, perché poi andiamo all'eremita, che è una carta di viaggio interiore, è una carta di iniziazione, è come se avesse deciso di intraprendere un percorso di autoanalisi, di crescita personale, di ricerca della vostra verità. L'eremita è sempre quella carta che richiede un momento di isolamento per rendersi conto di che cosa sia valido veramente per noi stessi. È come se ci fosse, vedendo queste due carte poi, la necessità di diventare un po' più logici e un po' meno emotivi, un po' più concreti, mi verrebbe da dire, vedendo l'imperatore. Queste carte le andiamo a vedere poi direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dalla carta della forza. Sei di spade, re di spade. Ragazzi, qui qualcuno può essere che deciderà di andare contro un capo, più che contro, allontanarsi dalle idee e dal modo di fare o di pensare di questo capo, di questo padre, potrebbe anche essere. Se per caso non avete più la persona vicino, è l'idea che questa persona vi ha lasciato nella testa, quello da cui vi dovete allontanare, perché c'è un 6 di spade. Si tratta di staccarsi da certe credenze limitanti che io credo siano riferite all'imperatore, potrebbero essere certe rigidità. Andiamo a vedere l'eremita. Anche certi programmi, certi modi di pensare, mi verrebbe da dire. 6 di spade è anche una carta che parla di problemi familiari, quindi magari per qualcuno si tratta di allontanarsi semplicemente da certi modi di pensare molto radicati della famiglia.
Allora, l'eremita è spiegato da un 7 di bastoni e da un appeso. Sì, c'è la necessità, ragazzi, c'è il bisogno di ehm, creare la vostra verità, di rendervi conto di qual è la vostra verità, cosa sentite voi nel cuore, cosa vi vibra. Abbiamo la carta dell'appeso, che è una di quelle carte che vi invitano a vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Perché qui con il 7 di bastoni è come se foste in un'eterna lotta per difendervi o per difendere le vostre idee. Andiamo a vedere la regina di spade. Allora, abbiamo un fante di spade e un 4 di spade che avete già qui. Allora, può essere fortemente una situazione familiare perché abbiamo tante spade. Regina di spade, re di spade e fante di spade. Qui sento che avete proprio bisogno di trovare la vostra verità, ragazzi, di guarire. Con il 4 di spade, scusate, c'è proprio la necessità di allontanarsi fisicamente da un posto. È una carta che parla di guarigione spirituale più che tutto, ok? Però anche guarigione fisica, magari per qualcuno. È come se doveste iniziare ad analizzare certe regole. L'imperatore fa riferimento alle regole. L'imperatore è una di quelle carte, è una di quelle persone che si è fatto da solo, si è dato delle regole, le ha seguite pedestramente, costantemente, giorno dopo giorno e ha raggiunto il risultato che voleva raggiungere. Qui è un po' la stessa cosa. Quali sono le vostre regole? Quali invece sono di altri? Magari le avete acquisite in famiglia o magari sono regole aziendali, perché per qualcuno può anche valere, eh. Se per esempio vi trovate in una situazione dove il vostro capo vi dice di mentire a un cliente perché, non lo so, perché il cliente non si arrabbi e voi in cuor vostro non siete persone che mentite, lì vi trovate davanti a un ok, cosa faccio? Vado contro me stesso o me stessa e mento per soddisfare le aspettative del mio titolare, oppure non vado contro me stesso, mi rispetto e affronto poi le conseguenze con il mio titolare. Perché poi magari il titolare pensa che il cliente così non si arrabbi, però poi magari si arrabbia dopo perché, non lo so, il prodotto non è pronto. E invece magari sapendolo prima, se voi foste onesti, ipotesi, il cliente potrebbe anche dire ok, non mi arriva quel prodotto, vado avanti con qualche cos'altro. È una questione di collaborare insieme. Però qui è tanto il mi rispetto o non mi rispetto. Andiamo a vedere la regina di coppe. 10 di bastoni, ecco infatti. 10 di bastoni, 6 di coppe, la giustizia e un'altra volta la regina di spade. Dunque, io ho l'idea che ci sia qualche questione emotiva di lunga data che abbia bisogno di essere portata a galla. Quando c'è un 10 di bastoni, si tratta di lasciare indietro le aspettative degli altri, i pesi che sono degli altri, cioè probabilmente vi siete fatti carico di alcune responsabilità, può essere familiari, può essere aziendali, che non erano di vostra competenza. Può essere che sia una cosa che vada avanti da tanto tempo e qui c'è bisogno di rimettere le cose in regola con questa giustizia. Tenete presente che la regina di spade è anche una di quelle energie che taglia quello che non serve più, esattamente come la giustizia. Bisogna tagliare le cose che pesano per ritrovare l'armonia emotiva, per guarire. Andiamo a vedere il 4 di spade.
7 di coppe, asso di bastoni, 6 di pentacoli, arcano minore della giustizia, 4 di coppe e fante di pentacoli. Assolutamente, è proprio un bisogno di dedicarvi a voi stessi. Tenete presente che anche qui avete un 5 di pentacoli, che sono carte di... e un 8 di spade. Sono carte di carenza, sono carte di tristezza comunque, però sento che è più un disagio, diciamo, mentale che vi è stato creato. Cioè, è come se ci fosse qualcuno che vi dicesse non sei mai abbastanza, puoi fare di più, o sei poco coinvolto, coinvolta nelle questioni familiari piuttosto che aziendali, ok? Qui ragazzi quello che avete bisogno di guarire, quello che diciamo su cui lavorerete nella quarta settimana di settembre è proprio questo equilibrio. Potrebbe esservi utile anche per capire voi stessi, per fare diciamo in modo un po' più rapido questo lavoro di eremita, leggere dei libri, informarvi magari ascoltando dei podcast piuttosto che dei video, piuttosto che parlando con qualcuno che vi può far vedere le cose da un altro punto di vista, ok? Perché qui c'è proprio una sorta di cecità da parte vostra, perché non siete abituati a vedere certi lati di alcune situazioni. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Infatti. Per qualcuno si tratta, visto che comunque c'è il re di spade al contrario, c'è il 5 di spade, c'è il 5 di pentacoli, ce n'era un'altra, c'è il fante di spade. Per qualcuno si tratta veramente di una confusione mentale, una forte confusione mentale, per quello che probabilmente avete bisogno di passare attraverso questo eremita, avete bisogno di lasciare indietro tutto quello che non è una vostra responsabilità, quello che vi dicono io non riesco a farlo, se non, cioè tipo non lo so, tra colleghi, io non sono in grado, fallo tu, aiutami tu, se non lo fai tu, chi lo fa? Voi avete solo il compito di dire non è compito mio. Potete anche trovare delle scuse dicendo non lo so fare o non ho tempo, però il punto è che tanto vale dire subito le cose come stanno. Non è compito mio, è una cosa che devi fare tu e te la sbologni tu, te la giostri tu, insomma. Ancora una carta per il 5 di pentacoli. Re di coppa al contrario. Non vi fate, scusate, non vi fate manipolare emotivamente. Perché comunque avete anche la regina di coppe, probabilmente siete persone molto molto sensibili e vi prendono per il senso di colpa. Difatti, andiamo a vedere l'otto di spade, 9 di bastoni al contrario. Sì, ho come la sensazione che qualcuno qui stia cercando di farvi fare cose, farvi intraprendere strade, o magari anche farvi vivere certe relazioni familiari che voi non avete piacere di vivere per dovere familiare. Vi dico, l'otto di spade normalmente è una carta di autosabotaggio, però vedendo come sono le carte prime è come se ci fosse stato un sottile, come vi posso dire, come se piano piano qualcuno vi avesse tolto l'entusiasmo. C'è confusione mentale, c'è senso di perdita, c'è senso di carenza, c'è senso di bisogno. Probabilmente qui fa riferimento a una questione familiare dove avreste voglia di essere sostenuti un po' più amorevolmente e questo probabilmente non succede. Però qui l'eremita vi dice che fondamentalmente è la vostra verità quello che conta. Siamo noi che dobbiamo diventare madri e padri in luce di noi stessi. Come essere amorevoli con noi stessi, indipendentemente da tutte quelle voci interne che sentiamo, ok? Ragazzi, vi dico, c'è un 10 di pentacoli, ma qui sento l'energia come se fosse un... Cerco di asciugarmi le lacrime fondamentalmente nella situazione in cui sono,
perché non ho mezzi per difendermi e voglio comunque mantenere un certo equilibrio familiare, come se si stesse zitti per amor di pace. Però guardate, l'amor di pace si trova anche parlando, cioè nel senso, se voi avete una verità diversa dalle persone che vi sono insieme, ok? Ognuno è libero di esprimere la propria verità. Poi non è un gioco su chi ha ragione oppure no. Ci si può rispettare comunque, ci si può voler bene comunque avendo visioni diverse della realtà. Chiaro, se è una collaborazione diventa un po' più complicato perché bisogna trovare comunque un punto di incontro per continuare a lavorare. Bisogna trovare un contratto, un punto di equilibrio, ok? Però ho come la sensazione che prima dobbiate capire voi stessi, prima di trovare l'equilibrio. Tenete presente che quando il 6 di pentacoli è girato al contrario è perché tendete ad accontentarvi delle briciole. Manca un lavoro sull'amor proprio, siete in un momento di carenza, non accettate tutto quello che vi danno solo perché ne avete bisogno, perché è un po' quella la sensazione. Se per caso siete senza lavoro, vi dico, c'è un 10 di pentacoli, quindi ci potrebbe essere qualche cosa, potrebbe non essere il lavoro della vostra vita, potrebbero non essere i colleghi, diciamo che sì, insomma, forse è meglio perderli che trovarli, però è qualcosa da cui cominciare, ok? Poi voi potete comunque continuare a cercare qualche cosa che sia più in linea con voi stessi. Ok, andiamo a vedere un oracolo per terminare. Carta numero 10, questa carta parla di viaggi astrali e parla, wow, bellissima, di rendere possibile l'impossibile. Allora, non so quanto voi sappiate, vi faccio un sunto del riassunto. Si parla ultimamente di sogni lucidi e questi sogni lucidi si fanno proprio andando nell'astrale, ok? E quando si riesce ad essere padroni di un sogno lucido, tecnicamente si può cambiare la realtà. E quindi qui vi dice, rendete possibile l'impossibile. Parla anche di una possibile impossibilità di libertà, di viaggi e di bambino interiore. E anche qui, ragazzi, questa è una carta numero 19, parla di una scelta. Tenete presente che abbiamo cominciato con la carta della forza e uno dei significati di questa carta è proprio prendere il coraggio a due mani e andare, fare la scelta, effettuare questo passaggio, che normalmente è un passaggio che viene effettuato per il più alto bene, ok? C'è qualche enigma di voi stessi che dovete risolvere, lo vedo tanto qui. Però pulite le aspettative familiari. Questo 6 di spade potreste fare un lavoro sulle credenze limitanti, questo vi aiuterebbe tanto. Capire che cosa è valido per voi attraverso le eremite, che cosa invece sono credenze valide magari per la famiglia, appunto, per il gruppo lavorativo. Amici del cancro, questo è quello che ho per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete anche iscrivervi, condividere, lasciare una donazione oppure abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!